Buonasera da Meteo.it. Prepariamoci a vivere una settimana davvero rovente. Bentornati nella soffitta di Pippo Soffittari. Mettetevi comodi perché oggi apriamo una pagina un po' diversa dal solito. Siamo sempre qui, tra fascino, ricordi e volti che hanno lasciato il segno. Ma per una volta mettiamo in pausa l'amarcord più classico e accendiamo i riflettori su un fenomeno che ha fatto compagnia a milioni di italiani, spesso senza che ce ne rendessimo conto. Oggi parliamo di meteorine. Sì, proprio loro. Quelle che entravano ogni giorno nelle nostre case con una cartina alle spalle, una previsione da raccontare e molto di più da suggerire. Questa puntata è speciale, è una puntata corale perché certe storie funzionano meglio quando vengono raccontate insieme. Ed è la storia di quando il meteo in televisione non era solo informazione, ma anche presenza, eleganza, femminilità, immaginario. Partiamo da una certezza. Quando si parla di meteorine in Italia, uno dei primi nomi che viene in mente è Stefania Andriola. Volto storico del Meteo Mediaset, Stefania rappresenta la meteorina nella sua forma più classica. Professionale, rassicurante, sempre perfettamente a suo agio davanti alla telecamera. Con lei il meteo diventava un appuntamento elegante, ordinato, ma mai freddo. Era la dimostrazione che anche l'informazione poteva avere fascino, senza mai perdere credibilità. Accanto a questo modello più istituzionale, negli anni 2000 il ruolo della meteorina inizia a cambiare, diventa più televisivo, più pop, più vicino allo spettacolo. Ed è qui che entra in scena Martina Hamdi, un percorso che parte dalla moda e arriva al Meteo Mediaset, per poi allargarsi al mondo dei programmi di intrattenimento e dei reality. Con Martina la meteorina non è più solo una presenza elegante, ma un personaggio riconoscibile, con un carattere, una storia, una visibilità che va oltre il meteo stesso. Il pubblico la segue, la commenta, la ricorda. Nel frattempo la televisione generalista continua a mescolare bellezza e conduzione ed ecco comparire anche figure come Eleonora Pedron. Ex Miss Italia, volto amatissimo, Eleonora ha avuto anche un'esperienza come presentatrice meteo su Rete 4. La sua presenza porta con sé il glamour dei concorsi di bellezza e lo traduce in televisione quotidiana. Con lei il meteo diventa un ponte tra eleganza e popolarità, un momento leggero ma molto osservato. E poi arriviamo al cuore pulsante di questa puntata. Quelle che per molti spettatori sono state le meteorine per eccellenza, le gemelle Ferrera. Manuela Ferrera e Marianna Ferrera, gemelle, identiche, magnetiche, volti del meteo del TG4 che hanno trasformato una previsione in un vero e proprio rito quotidiano. Con loro il meteo smette definitivamente di essere solo meteo, diventa spettacolo leggero, curiosità, appuntamento fisso. C'era sempre quel momento in cui lo sguardo si fermava un secondo di più, non per distrazione, ma perché la televisione stava parlando anche a un altro livello. Le gemelle Ferrera rappresentano un punto di svolta. Sono il simbolo di un'epoca in cui la televisione generalista osava un po' di più, giocava con l'immaginario senza dirlo apertamente, ma facendolo capire molto bene. Il pubblico maschile le ricorda ancora oggi e non è un caso. Nel racconto delle meteorine, però, non possiamo fermarci alla televisione tradizionale, perché il meteo negli ultimi anni ha cambiato pelle e insieme a lui sono cambiate anche le sue protagoniste. Ed è qui che entra in scena Vanessa Minotti. Vanessa Minotti rappresenta la meteorina del nuovo corso, quella che nasce tra televisione e web e che trova proprio nei social il suo spazio naturale. Il suo volto è diventato familiare grazie alle previsioni meteo, ma la sua presenza non si è mai limitata a pochi minuti davanti a una cartina. Con Vanessa il meteo diventa continuità, non più solo appuntamento fisso a un'ora precisa. È racconto quotidiano, immagine curata, dialogo diretto con chi guarda, un modo diverso di comunicare, più immediato, più personale, più vicino al pubblico. La sua figura segna un passaggio importante. Non c'è più solo la meteorina che entra in casa attraverso la televisione, è il meteo che si adatta ai tempi, che cambia linguaggio, ma mantiene una cosa fondamentale, l'attenzione. Vanessa Minotti incarna perfettamente questa nuova fase. Meno rituale, più presenza costante, meno distanza, più vicinanza. Ed è proprio per questo che trova spazio in una puntata come questa. Perché raccontare le meteorine significa anche raccontare come il meteo ha attraversato le epoche, trasformandosi insieme alla televisione e al pubblico. Ed è proprio questo il filo che lega tutte queste donne, diverse tra loro, diverse per stile, epoca, percorso, ma unite da un ruolo che ha segnato l'immaginario collettivo.
Le meteorine non erano solo quelle del tempo, erano presenze familiari, figure quotidiane, volti che entravano nelle case con naturalezza. E in un'Italia fatta di appuntamenti televisivi fissi, questo contava moltissimo. Oggi il meteo è cambiato, è più rapido, più impersonale, spesso affidato alla grafica o a voci fuori campo. Ma per chi c'era, per chi ricorda, le meteorine restano un simbolo preciso di un'epoca. Ed è per questo che questa puntata trova spazio nella soffitta. Perché raccontare le meteorine significa raccontare un modo diverso di fare televisione, un tempo in cui anche il meteo aveva stile, volto e fascino. E adesso, soffittari, tocca a voi. Vi piace questa puntata corale? Ricordavate tutte queste meteorine? Scriveteci nei commenti quale vi è rimasta più impressa e se ce n'è un'altra che secondo voi meritava di essere raccontata. Iscrivetevi alla Soffitta di Pippo, attivate la campanella e lasciate un like se anche voi avete guardato il meteo con un sorriso in più, perché qui nella soffitta anche una previsione può diventare memoria.